Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi vi presento la storia della cosiddetta principessa Tisulski o Tisul, a secondo del dove viene riportata il nome cambia leggermente, che ha eccitato gli animi di tantissimi ricercatori e studiosi appassionati soprattutto che in rete in qualche modo hanno pensato di trovare qualcosa che gli avrebbe consentito di scavare nella storia dell'uomo e forse addirittura di dare delle vere e proprie informazioni riguardo al passato umano, abolendo, eliminando quella che è considerata negli ambienti parascientifici, da alcuni naturalmente, non da tutti, una merita stupidaggine, cioè la teoria dell'evoluzione umana di Darwin. In questo caso, infatti, questa figura addirittura avrebbe 800 milioni di anni, quindi sarebbe di gran lunga antecedente all'era dei dinosauri e all'era della formazione del carbone, che come sappiamo impiega anche centinaia di milioni di anni per formarsi. Ora non voglio rovinare man mano quello che andremo a scoprire, che andremo a vedere sull'argomento. Come ben sapete, a me mi piace scavare quando soprattutto ci sono delle informazioni su eventi, avvenimenti storici che concretamente danno comunque delle risposte, oppure forse, anche se aprono più domande che risposte, comunque danno un indirizzo da seguire. Non mi riferisco naturalmente all'indirizzo internet, ma un indirizzo di studi e di ricerca. La prima volta che si è parlato di questa principessa è stato nel giornale russo-siberiano Abakan Kashassian nel 2002, e il titolo dell'articolo scritto da Oleg Kulishkin era la donna di 800 milioni di anni. Nell'estate del 1969 una scoperta incredibile, poco conosciuta, fu fatta nel piccolo villaggio di Rzvachik sul Skago. Scusate la mia pronunzia, ma indecente, ma necessaria per dire i nomi nelle lingue che non conosco, nella regione di Kemerovo in Russia. Ogni tanto alzo lo sguardo perché faccio riferimento ai dati di un testo che mi sono scritto e che andrà in pubblicazione naturalmente, come mia consuetudine, fra qualche giorno, fra qualche tempo, sul mio sito internet, dove trovate anche approfondimenti e altri argomenti, che è www.statodiemergenza.com. Durante i lavori di smantellamento della miniera di carbone locale, un minatore del nome Karnachukov si è imbattuto in una bara di marmo, quindi in una sorta di sarcofago sullo stile medievale, per intenderci, lavorato, quindi scolpito, a circa 70 metri di profondità sottoterra. Ciò che era all'interno di questo sarcofago avrebbe, a dire del minatore, il potenziale per cambiare addirittura la storia umana. La bara è stata portata ufficialmente in superficie, dove i minatori avrebbero in qualche modo poi aperto il coperchio utilizzando degli strumenti e avrebbero visto il suo contenuto. Purtroppo però in questo tragitto che porta diciamo l'oggetto di nostro interesse al di fuori della miniera di carbone, il sarcofago, o meglio il contenuto che circonda la figura all'interno del sarcofago, a contatto con l'aria comincia a dissolversi, si scioglie. Ma si scioglie non per defluire via, si scioglie per sparire del tutto, cioè evaporare, dissolversi totalmente al contatto con l'aria. A dire del testimone, il liquido
che in qualche modo avrebbe consentito di preservare per 800 milioni di anni, ricordo ancora una volta, questo è quello che si dice, era di colore rosa-blu, quindi in qualche modo sfumava tra questi due colori e non era quindi ben definito, cioè non c'era una parte di questa sostanza gelatinosa liquida che fosse nitidamente di un unico colore. Imbalsamata all'interno di questo liquido che si andava dissolvendo c'era una meravigliosa donna tipicamente russa dagli occhi azzurri e i capelli però scuri e con gli occhi aperti addirittura, cosa che mi ha ricordato un'investigazione, un'indagine che ho effettuato direttamente sul campo e che ha fatto il giro del mondo all'epoca, così come la notizia originale, sulla mummia della bambina meglio conservata al mondo di Palermo, mia città di origine, dove si verificò un evento naturalmente che portò proprio all'apertura degli occhi e ogni giorno questa apertura era accompagnata a secondo dell'orario da una chiusura, come se ci fosse appunto una condizione esterna che agevolava e favoriva in qualche modo il movimento delle palpebre. Gli uomini che lavoravano alla miniera notarono che sembrava che non fosse morta, quindi come se fosse in una sorta di stasi, come se stesse semplicemente dormendo ma fosse lì, surgelata ma non ghiacciata. Alla testa della bara i minatori hanno recuperato una scatola di metallo nero e rettangolare, su cui evidentemente la testa poggiava. La notizia della scoperta si diffonde rapidamente tra i villaggi locali, i villaggi vicini che furono a sua volta coinvolti e un elicottero atterra sul sito dell'area dove viene messa una sorta di quarantena e che tutti coloro che avevano assistito a ciò che era all'interno della bara, quindi che avevano visto la principessa sepolta, avrebbero dovuto essere temporaneamente messi in isolamento per il rischio di contagio di agenti patogeni latenti sepolti con il cadavere. La bara era naturalmente troppo pesante per essere trasportata con l'elicottero, cosa su cui io di per sé già ho parecchi dubbi, perché all'epoca, che vedremo poi più avanti, ma ricordiamoci comunque che la pubblicazione è del 2002 e in Russia c'erano elicotteri capaci di trasportare mezzi corazzati, per intenderci carri armati del peso di 55-60 tonnellate. Mi sembra alquanto improbabile che non riuscissero a sollevare un sarcofago di marmo che al massimo ne poteva pesare 1,5, forse 2. Quando cominciarono a pompare via il fluido, altra incongruenza, perché se il fluido si stava sciogliendo, si dissolse totalmente, come facevano a pompare via il fluido? A meno che la cronologia dell'evento è stata scritta in maniera errata, cioè che durante il risucchio, il pompaggio del fluido all'interno del sarcofago, in qualche modo si notò che la materia si dissolveva e il fluido andava sparendo gradualmente al contatto con l'aria. Il cadavere, quando il fluido andava scomparendo, ha ripreso gradualmente la forma come se i liquidi venissero assorbiti almeno in parte dalla figura sepolta al suo interno e quasi la rianimassero. Allo stesso tempo ci viene raccontato che uno dei minatori, forse addirittura il testimone principale, infila le dita nel liquido e si mette le dita in bocca per assaggiare il liquido. Questo fatto fa sorridere per tanti motivi. Diciamo che i due motivi principali per cui questa cosa è improbabile che sia avvenuta è uno, che è quanto improbabile che una persona infili le dita in un liquido dove è messo un cadavere.
poiché ci possono essere tanti batteri, germi e sostanze altamente tossiche, nonché virus in questo caso, dato che era stata instaurata una zona di quarantena, così si dice, quindi c'era un rischio di biohazard e sostanzialmente questo rischio si ripercuote ancora di più data la situazione. Non solo, ma se c'è una quarantena c'è un controllo e di conseguenza le persone curiose vengono allontanate e la struttura oggetto di studio, in questo caso il sarcofago con all'interno il liquido con la principessa mummificata, automaticamente non potevano più essere a contatto con persone estranee. Ad un certo punto quindi la bara, il sarcofago è stato sigillato ed un elicottero più grande è finalmente arrivato per andare a recuperarlo e trasportarlo in un luogo più sicuro. 5 giorni dopo questa scoperta, un professore di nome Novosibirsk, che era stato incaricato di indagare sul corpo della mummia, ha detto che la scoperta aveva il potenziale per capovolgere la comprensione umana. Questa affermazione diventa virale, diventa significativa, innesca tutti quei meccanismi naturalmente che poi si sono trasformati in un articolo e naturalmente in un boomerang mediatico. Il professore in oggetto ha detto anche di essere certo che il corpo avesse 800 milioni di anni e che avesse una datazione addirittura più antica del carbone fossile, esattamente quello che vi dicevo all'inizio, ma che ritengo altamente improbabile, per non dire impossibile, almeno scientificamente parlando. All'inizio è stata proposta addirittura una versione in cui si parlava della mummia come una figura aliena extraterrestre, ma l'analisi genetica della stessa riportò sulle spalle del ricercatore, del suo staff, la testa, dando la possibilità di scoprire che la mummia geneticamente era una russa moderna al 100% a livello di DNA, con tutte le caratteristiche. Questo già di per sé è una cosa non anomala, ma diciamo quasi assurda, rasenta l'assurdo. Ovviamente questo sta ad indicare il fatto che con molta probabilità si volesse trovare un antenato dei russi moderni per dare manforte alla teoria, ovviamente tutta russa, che vuole che gli stessi russi siano un popolo molto più antico di quello che realmente è. E purtroppo questo è un errore che viene commesso ciclicamente nella storia da molte etnie. Giusto per citarne una, e non voglio assolutamente che venga contestualizzato il paragone da un punto di vista sociopolitico, ma qua sto parlando di un contesto puramente etnico, paleostorico, dove per esempio il partito nazista e le società segrete che fondarono il partito nazista cercarono in tutto il mondo quelle che erano sostanzialmente le prove che il ceppo germanico fosse storicamente molto più antico e non avesse nulla in comune, ma fosse appunto superiore rispetto ad altri gruppi etnici europei. E guarda caso, proprio in quel periodo ci fu una scoperta che ad oggi viene messa in discussione e risulta essere probabilmente ambigua e forse addirittura falsa, che furono ritrovati dei corpi fossilizzati di uomini di ceppo germanico del periodo dei Neanderthal, e quindi che dimostravano che i germanici erano già Homo sapiens evoluto, sapiens sapiens, in un periodo in cui i Neanderthal ancora circolavano in Europa. Infine, lo stesso autore dell'articolo scrive che nel 1973 sulle isole del lago Berchikul
a 6 km dal luogo in cui è stato trovato il sarcofago, sono stati effettivamente fatti degli scavi su larga scala di conseguenza al ritrovamento della mummia della principessa. Per tutta l'estate, fino al tardo autunno, fu effettuato uno scavo nel più stretto riservo e il luogo di lavoro è stato transennato da addirittura non solo polizia ma anche soldati. Effettivamente è vero che hanno trovato solo un antico cimitero dell'età della pietra e che quindi ci sono stati effettivamente questi scavi, ma non sull'isola, perché non c'è alcuna isola nel lago Big Berkeykull. Gli scavi furono fatti invece sulla riva, cosa che fa pensare che probabilmente chi ha scritto l'articolo non è nemmeno stato sul luogo e non lo conosce fisicamente. Tuttavia, in realtà, nell'estate del 1973 una spedizione archeologica guidata dal professor Vladimir Bobrov, e quindi è successa, è accaduto e dimostrato, organizzata dal Dipartimento di Archeologia dell'Università Statale di Kemerovo, lavorò sulla riva Bolshoi Berkeykull del lago, proprio dove si parla, ho detto insomma in precedenza, che fu ritrovato un sito funerario, un cimitero, ma non si ha alcuna testimonianza, alcuna notizia, anche se questo è discutibile, della presenza di studiosi e agenti del KGB. Come scrivono alcune pubblicazioni del distretto Tisulski, non hanno trovato nessun cadavere di una donna, ma addirittura si parla di un biorobot, una sorta di clone geneticamente modificato e mentalmente con una capacità allucinante, che sarebbe stato, insieme ad altri ancora non ritrovati, ancora nascosti, appunto sepolti in alcuni luoghi particolari di tutta la Siberia, in attesa di essere ritrovati e trasmettere la conoscenza di questo antichissimo retaggio culturale di una precivilizzazione addirittura appunto di 800 milioni di anni fa, estinta, e distrutta in seguito a un punto interrogativo non precisato del nostro pianeta. Ma se realmente fosse stata ritrovata questa figura femminile mummificata di 800 milioni di anni, o addirittura fosse stato ritrovato un biorobot con una memoria ancestrale di una precivilizzazione, con una conoscenza talmente vasta che ancora l'umanità si dice non sia pronta ad accogliere le tecnologie, tutto quello che ci potrebbe consegnare a livello progettuale, progettistico e anche magari teorico, fisico, matematico e via discorrendo. Ma non pensate che sarebbero cambiate comunque tante cose a livello storico, dato che l'Unione Sovietica sarebbe stata in possesso di comunque questa mummia con la sua conoscenza, le sue tecnologie sviluppabili eccetera, e oggi saremmo probabilmente in un mondo sovietizzato. Inoltre è naturalmente improbabile che i servizi segreti che tengono in qualche modo sotto scacco, per non dire sotto scacco matto, tutte le persone che in qualche modo vengono coinvolte all'interno di una questione così scottante, gli sia dato il permesso di parlarne mentre ancora si studia e non si deve quindi far passare l'informazione che deve assolutamente rimanere segreta. Nel frattempo un altro dubbio è lecito: come hanno fatto a stabilire in così breve tempo gli scienziati che stavano studiando la mummia che essa aveva 800 milioni di anni, quando con gli strumenti più moderni dell'epoca e forse anche con quelli di oggi ci vogliono diversi giorni per avere un risultato? E soprattutto, com'è possibile che avessero
concesso a sua volta la divulgazione di informazioni su questi risultati se tutto era sotto segreto e classificato. Un altro dubbio che si innesca e che non trova alcuna risposta è che come hanno fatto i minatori a sollevare per 70 metri in quasi verticale, tranne fatta eccezione un tot di chilometri non precisati, attraverso i condotti della miniera stessa, a trasportare qualcosa che pesava talmente tanto, alcune centinaia di chili, sicuramente, probabilmente 1 tonnellata o 2 tonnellate, che non riusciva a sollevare un elicottero a portarlo in superficie. La motivazione che il minatore ha dato per l'assaggiare il liquido all'interno del sarcofago non appare, ma sembra insensato appunto che possa avere agito in questa maniera. Ed effettivamente molti ricercatori tendono a prendere per un decelebrato una persona che compie un atto del genere. Inoltre, se tutto era così classificato, se fu instaurata una quarantena, se fu vietato di parlare ai presenti della questione, perché era una questione talmente importante da poter cambiare la storia umana e da necessitare degli studi che vennero poi portati avanti successivamente, com'è possibile che a questa persona sia stata data la possibilità, la libertà di parlare serenamente, tranquillamente degli eventi, descrivendo anche alcuni dettagli, alcune cose, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, quello che è possibile dire è che è improbabile che un paese come l'Unione Sovietica e poi un paese come la Russia abbiano permesso naturalmente nel tempo di divulgare questa informazione dall'inizio e poi successivamente a scaglioni di continuare a parlarne come se fosse qualcosa di reale. E a tal punto ci sono tutta una serie di cose importanti che mi piace accennare, giusto per correttezza sia investigativa e di indagine anche nei vostri confronti che state ascoltando. Ancora una volta qui appare una anomalia, appare una contraddizione di fatto che riguarda nuovamente il liquido. Viene detto che dalle analisi del liquido non è stato possibile identificare la sua composizione e soltanto alcuni elementi presenti nella sostanza, ma che potrebbero essere stati una contaminazione esterna, erano la presenza di aglio e di cipolla, e la cosa ovviamente non può che far ridere. È ovvio che la contraddizione sta nel fatto che prima è stato detto che questo liquido gelatinoso si è dissolto appena a contatto con l'aria, poi che è stato in qualche modo assorbito dal corpo, ma è stato toccato, e adesso si dice addirittura che è stato analizzato, quindi se l'analisi è avvenuta 5 giorni dopo, almeno 5 giorni dopo, dato che stiamo parlando di qualcosa che è stata fatta appunto da chi si è preso il carico di studiare la mummia 5 giorni dopo nel luogo dove essa è stata trasportata con l'elicottero più grande che è andato a prelevarla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una nuova contraddizione di fatto. Immediatamente sul luogo della scoperta cominciano a succedere delle cose strane. Una dopo l'altra tutti e 6 gli scopritori, quindi un'altra contraddizione di fatto,
ma che può avere una spiegazione, cioè prima si parlava di uno scopritore, un minatore, adesso sono 6. Probabilmente il gruppo era formato da 6 persone e solo una si accorse della cosa e la riferì agli altri che corsero insieme a vedere. Vedete come purtroppo quando viene raccontato un episodio, l'episodio può diventare anche stupido, anche pieno di lacune, se l'ordine cronologico o diciamo i particolari del racconto, a secondo di chi dà la sua versione, vengono impostati nella maniera sbagliata. L'uomo che ha assaggiato, o presumibilmente ha assaggiato, questo schifoso liquido, posso dire, dove è stata immersa una persona per 800 milioni di anni, è diventato sostanzialmente immediatamente o quasi un perfetto sconosciuto, esattamente come lo era prima. La storia si è andata a infilare nel dimenticatoio pubblico e il tutto cade nell'oblio. Ma la principessa di Tisul è esistita o non è esistita affatto ed è tutta una mistificazione? In primo luogo vale la pena dire che effettivamente il giornale esiste davvero e che fino al 1993 aveva un nome differente, si chiamava Cachassia Sovietica. L'articolo effettivamente è uscito e il titolo era esattamente quello che abbiamo detto prima ed è stato quindi pubblicato su questa testata giornalistica. In secondo luogo, nel 1960 effettivamente c'era una miniera di carbone operativa vicino al villaggio di Rzavich, che corrisponde per caratteristiche, per più o meno le descrizioni fatte, alla miniera del ritrovamento. È anche vero che i lavoratori menzionati nell'articolo lavoravano effettivamente nella miniera, quindi erano tutti presenti e naturalmente, essendo stato pubblicato l'articolo, è stato possibile, non l'ho fatto io questo lavoro, ma è stato fatto da diversi giornalisti, ufologi e quant'altro un po' di tutto il mondo, è stato scoperto che anche effettivamente il giornalista che l'ha scritto esiste realmente. Le coincidenze però di tutto questo discorso finiscono con queste congruenze e nascono invece delle incongruenze o delle problematiche di carattere storico. Il fatto che le persone menzionate nell'articolo avessero posizioni completamente diverse sembra una sciocchezza, ma in realtà è un dato di fatto, perché sembra quasi che i ruoli all'interno della storia siano stati costruiti su personaggi veri, ma che avevano delle mansioni differenti. Anche l'età, naturalmente, della mummia, 800 milioni di anni, è un'età pressoché impossibile da tanti punti di vista, e non mi riferisco semplicemente e banalmente alla questione storica oppure alle questioni legate all'evoluzione dell'uomo. Stiamo parlando di un essere umano geneticamente identico agli attuali che abitano nella zona russo-siberiana, ma risalenti ad un'epoca dove la biosfera planetaria era totalmente differente, dove la vita era assolutamente differente e ancora ci volevano ben 700 milioni di anni affinché il pianeta Terra sviluppasse i dinosauri, e addirittura ci volevano ancora tra le 250 milioni e i 300 milioni affinché sulla Terra nascesse la vita. Prima di concludere, come poco fa avevo annunciato, naturalmente volevo dare un'ultima
informazione, in realtà sono due piccole informazioni più un appunto sul presunto ritrovamento che probabilmente per me non è mai avvenuto. Molte fotografie che vengono mostrate dagli articoli, dai siti, eccetera, riguardano effettivamente delle mummie di principesse russo-siberiane che effettivamente hanno in alcuni casi il DNA russo, in altri casi un DNA più caucasico. Ovviamente stiamo parlando di mummie che però hanno un nome ben differente da quello che abbiamo citato per la principessa o addirittura per questo organismo biorobotico. Stiamo parlando quindi della principessa Polar, che è stata datata, è antica ed è russa effettivamente, ma ha 900 anni e non 800 milioni, e parliamo anche di Ukok, un'altra principessa che è stata ritrovata nella zona degli Altai e che è effettivamente molto più antica, ma risale al 2500 a.C., o molto probabilmente, perché ci sono alcune incongruenze negli scritti, a 2500 anni fa, quindi a 500 anni avanti Cristo. Per quanto riguarda la principessa Tisul o Tisulski, dire che se realmente è stata trovata e realmente era russa e realmente quindi il suo DNA era come quello di un abitante della Russia di oggi, e escludiamo in partenza la teoria del bioorganismo robotico, del clone e tutto quello che vogliamo, possiamo dire che già 80 milioni di anni sarebbero davvero eccessivi, quindi non 800.000 ma 80 milioni. 8 milioni di anni sarebbe rivoluzionario, perché comunque siamo sempre prima dello sviluppo degli ominidi, che si sono sviluppati all'incirca 7 milioni e mezzo di anni, per poi arrivare con tutta una serie di modificazioni del DNA posturali e chi più ne ha più ne metta, allo sviluppo degli uomini tra virgolette premoderni come il Cro-Magnon, il Neanderthal, eccetera eccetera, fino ad arrivare oggi al Sapiens Sapiens, anche se su Sapiens io qualche dubbio ce l'ho. Detto questo, ed era ironico quella mia affermazione, potremmo forse scendere a 800.000 anni. Allora, 800.000 anni non sono neanche 1 milione. 800.000 anni fa non esistevano gli uomini come oggi, ma effettivamente potrebbe essere una datazione comunque sconvolgente per una precivilizzazione altrettanto significativa e importante, ma sicuramente meno assurda rispetto agli 800 milioni. In conclusione, è mai stata trovata una mummia? Punto interrogativo. Ci sono delle immagini che mostrano le mummie che vi ho precedentemente elencato, più altre che è inutile che sto ad elencare. Ci sono delle immagini che mostrano addirittura il luogo dove sarebbe stata ritrovata, con la ricostruzione di una sorta di altare fatto di gufi che ci fanno ricordare un po' il culto di Inanna Ishtar, il culto quindi, o il culto di Astarte, che poi più o meno è la stessa identica cosa, ma ovviamente c'è una figura che è appoggiata su una lettiga che è tenuta appunto da 4 aste con 4 gufi che la guardano. Non c'è nessun sarcofago, e ovviamente quindi sembra quasi di un'altra storia, e il sarcofago stesso che viene mostrato nella fotografia è dubbio, perché effettivamente ricorda molto i sarcofagi presenti nelle chiese medievali e nel periodo naturalmente subito dopo a quello medievale. Quindi probabilmente il sarcofago che gli vi è stato associato apparteneva a qualcos'altro. Per quanto riguarda l'immagine di copertina del mio articolo, nonché probabilmente la inserirò anche nel video, e che molti fanno circolare senza fare le giuste premesse come qualcosa di reale, concreto del ritrovamento, in realtà è un'immagine estrapolata da un film cinematografico.
Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere il like, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e naturalmente attivate il campanello se siete interessati a ricevere le notifiche ogni qualvolta che esce un nuovo video. Gabriele Lombardo e UFO News vi ricordano che UFO News è il mio sito www.statodiemergenza.com che vi invito a seguire, sono presenti anche sui social e naturalmente vi auguro buon proseguimento, buona navigazione e grazie di essere stati qui con me ancora una volta. Alla prossima, ciao!